Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. C'era molta curiosità sullo studio che avete atteso e atteso per molto tempo, per le live di Twitch e tutto il resto, ma finalmente ci siamo. Dato che l'avete atteso per molto tempo, c'era anche molta curiosità per capire tutte le sue funzionalità, a cosa servono tutte le particolarità che ho inserito, quindi direi di andare a fare un bel tour dello studio e in più anche un piccolo sguardo al resto della casa per capire come funziona la dimora di un pilota barra youtubers. Iniziamo dalla zona studio vera e propria, dove c'è il cuore di tutto questo, cioè un bellissimo iMac Pro che ha la bellezza di un processore da 3,2 GHz e soprattutto una scheda grafica Radeon Pro Vega 64 da 16 GB, quindi diciamo che se la cava e si difende. Ovviamente due monitor di supporto, avrete anche visto quanto abbiamo litigato con tutto questo ambaradam perché saltavano gli schermi e tutto il resto, e alla fine abbiamo scoperto che la carissima Apple vuole solo i suoi connettori, quindi se connettete dei monitor di supporto con roba di Amazon, che comunque è strada di qualità, non va bene, e il caro iMac Pro crasha dopo 10 minuti e ci sono rimasto un po' male, cioè potrete capire, Jack, com'è? No, ci sono rimasto male o no? Ok, vero, ecco. Quindi questo è il discorso. Dopo aver cambiato i connettori, tutto molto bene. Qui abbiamo un monitor di supporto per vedere meglio le clip, quindi non di ultra qualità ma molto grande, e di là abbiamo invece il monitor per i colori, per farvi quelle color molto che vi piacciono. Qui abbiamo una tastierina molto carina, Magic Trackpad, che è stracarino da utilizzare con Final Cut ed è comodissimo veramente, e mouse. Infine, per le live e tutto il resto per aumentare la qualità dell'audio, un Rode NT USB, che è un gran microfono. Mi avete anche sempre chiesto in molti che programmi uso per montare. Io personalmente mi trovo veramente bene, come detto, con il carissimo Final Cut Pro X, perché molto semplicemente io arrivo da sempre Apple, quindi per me è stata una cosa molto naturale passare a Final Cut. Invece il caro Jack qua dietro, che come sapete mi aiuta anche lui con un sacco di video, lui usa Premiere Pro, quindi quando io sono via magari per gare, eventi, il caro Jack è qui che usa Premiere Pro, perché Jack usa Premiere Pro. L'hanno capito. Non ho capito. Non ho già detto che tu usi Premiere, io perfetto. Te l'ho già detto prima? Sì. Ok, 3 volte. veramente, mi l'aveva detto una volta. Ma sei sicuro? Io ho aperto Final Cut e ho detto uso Final Cut. No, è il buon Jack che usa Premiere Pro, mentre io uso Final Cut e lui usa Premiere Pro. Perché lui, quando è qua, usa Premiere Pro. Come già detto, appunto, invece Jack usa Premiere Pro per i progetti più complicati come A Racing Story, dove veramente dobbiamo lavorare a 4 mani. Quindi Jack all'inizio fa una semi sgrossatura con il mega corpo del video, poi lo prendo in mano io, ci metto il mio voice over, faccio gli ultimi aggiustamenti. Ma adesso arriviamo a una delle cose che mi rendono più fiero di questo studio, cioè il mega braccio bionico. A cosa servirà, direte voi, questo accrocchio? Guardate che figata, dal momento che io devo fare live o video, registrare quello che volete, lo posso mettere qua, può girare, si allunga, e però è veramente comodo perché è ultra stabilizzato e si può veramente mettere in ogni angolo dello studio. Qui attaccato abbiamo una Sony Alpha 7 Mark III, che è una gran fotocamera, e come vedete spesso questa è la macchina che uso nelle live su Twitch, perché dite sempre minchia che qualità. Difatti questa è una gran fotocamera. Adesso rimettiamo via
questo caro nostro braccio, senza distruggere tutto possibilmente, andiamo nella zona ricariche, dove ho tutto il materiale che ci serve per le registrazioni sul posto in pista, che uso sia io sia Jack. Quindi zona GoPro, dove abbiamo 3 Hero 5 Session, dal mio punto di vista sono le migliori, perché è vero non sono le ultime uscite, ma hanno l'audio migliore di ogni GoPro che è uscita sul mercato, e soprattutto si difendono anche come qualità video, secondo me. Invece tutte le ultime GoPro che sono uscite hanno un sacco di bug, un sacco di problemi, cioè non se ne esce mai e l'audio fa schifo. Infatti molte volte mi chiedete: ma che microfono metti dietro la moto per far sentire il rumore così bene? Ecco, è molto semplicemente solo una GoPro sul codone, e pensate che qualità. Ovviamente abbiamo anche comunque una Hero 6 Session e una Hero 4. La Hero 6 Session la usiamo per le riprese anteriori sulla moto, perché alla fine ha un pelo più di qualità. Questa è importantissima per le riprese dall'esterno, per libere e qualifiche, dato che nelle libere qualifiche non c'è ancora la regia e la usa sempre il buon Jack. È comodissima perché ha uno zoom 30x e soprattutto è tantissimo stabilizzata. Guardate che roba, vedete questo movimento? Aiuta veramente veramente tanto l'operatore e non fa uscire le riprese alla Parkinson, ecco. Infine RX100 con zona di ricarica per le batterie, e questa macchinetta fotografica è pazzesca perché sembra una compatta, ma è la regina delle compatte, perché ti fa slow motion incredibili da 500 fps a 720 e a 250 1080, ma con una qualità pazzesca e soprattutto anche un grande zoom. Il problema è che questa piccolina costa 1.300 euro, quindi di sicuro non una compatta a buon mercato. Mavic Pro 2, come dicevamo, è l'ultimo drone uscito in casa DJI, è veramente pazzesco, riusciamo a fare delle riprese incredibili come vedete spesso nei video. Visto che ne hanno schiantati veramente una marea, hanno messo un sacco di sensori in più, quindi è veramente veramente difficile anche per un novizio schiantarlo contro qualche muro o qualche albero. È incredibile anche vedere che salto di qualità hanno fatto in DJI come fotocamere sopra i droni, perché hanno messo una Hasselblad che ha un livello di qualità pazzesco, e come potete vedere la stabilità è un qualcosa di incredibile. Non ci facciamo mancare nulla, neanche le luci, perché molti le sottovalutano, ma sono fondamentali per far venire fuori un bel video, soprattutto in quelli statici qui nello studio. Sono due semplicissimi softbox che con 40 euro vi fate tranquillamente e hanno una qualità stupenda. Come illuminazione abbiamo messo un LED che spara su per fare un po' di luce d'ambiente, e anche dall'altra parte. Questi che vedete intorno a me sono dei pannelli fonoassorbenti, infatti mi piace quando uno spende tot per mettere dei mega pannelli fonoassorbenti e ti dicono che c'è eco nei video, quindi grazie mille a tutti. Comunque il loro intento appunto serve per cercare di far meno riverbero possibile e per non farmi denunciare dai miei vicini di casa. Bene, adesso andiamo a un'altra chicca che mi piace molto, i LED che abbiamo inserito all'interno dei pannelli. Adesso andiamo a spegnere la luce così ve lo faccio vedere un pelo meglio, e questa è la luce diciamo classica, calda, bianca, e possiamo però andare a scegliere qualsiasi tipo di colore a nostro piacimento, oppure si possono lasciare diciamo come fondo anche per le altre luci in base a quello che vogliamo. Possiamo lasciarla blu, accendere il bianco e lasciare un pelo di colore più freddo, ecco. Per terminare la zona cuore studio, attaccato al computer abbiamo un bellissimo QNAP 8 Bay che ci serve per immagazzinare tutti i dati, tutte le GoPro, tutto di tutto, senza intasare il caro Mac, dato che appunto ogni progetto siamo sui 200 giga di roba, 150 giga di roba, quindi capite che già dopo 2 o 3 progetti il Mac va ad inchiodarsi. Detto questo, avendo non so quanti tera di spazio con quel caro marchingegno lì, siamo a posto.
Questa è la stanza che avete visto ormai tantissime volte in qualsiasi tipo di angolazione. È il salone dove appunto tengo un po' tutti i miei ricordi, i miei trofei, mi guardo la mia cara televisione quando ho quel poco tempo e soprattutto ho fatto una specie di casa per fare in modo che sia anche pratica, cioè io devo andare via, devo andare a fare un allenamento, un qualcosa, tac, arrivo qui, tiro giù la tuta e sono pronto, ed è molto più comodo che avere i ripostigli dove prendi la roba, eccetera eccetera. Quindi in base alle tute che mi servono o non mi servono, le appendo qui e sono già pronte all'uso e fanno un po' di ambience. Stessa cosa vale assolutamente per i caschi che vedete sia qui che lì. Qua ce ne sono già pronti per i cari motovlog con GoPro e senza per i corsi di guida. Giù di là, che non ve lo faccio vedere, c'è salone da pranzo e dove tengo anche appunto stivali, roba del genere, così per essere pronto anche in quel caso. Come molti di voi poi sapranno, sono stato in passato DJ, sono molto patito di musica, più precisamente di musica elettronica, quindi ho pensato bene di fare un bellissimo impianto Sonos dove ovunque io sia nella casa prendo in mano il cellulare. Qui in questo caso abbiamo un Dolby Surround con i due altoparlanti lì e il sub esattamente lì, che ha una potenza esagerata. Comunque si prende in mano il cellulare, fai così e zac, tutto molto molto carino. Bene, questo studio tour è finito, spero che tutte le particolarità che avete visto vi siano piaciute. Se avete anche altre domande, tutto il resto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che adesso comunque capiate di più tutto l'impegno che c'è dietro, tutta la qualità che vedete da cosa deriva. Come al solito, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina. Adesso, come avete visto, siamo partiti a cannone con le live su Twitch dallo studio che avete visto qui sotto, quindi mi raccomando vi lascio il nome utente qui sotto, andatevi a iscrivere perché abbiamo fatto già un sacco di cose fighissime, live con Phil, con Alberto, con un sacco di ospiti, commenti MotoGP e un altro miliardo di robe, quindi andate a iscrivervi. Detto questo, come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.